Buongiorno. Allora, aggiornamenti. Cosa succede? Succede che... ho un crampo alla spalla. Stava per esserci un crampo alla spalla lì. Madonna, che spavento. Ok. Problemi hai? Non ti sei mosso? No, ho fatto un movimento brutto per grattarmi. Allora, queste sono le dinamiche. Vabbè. Cosa succede? Che abbiamo messo le piastrelle, il bordino rosso là sopra. Questo non so se l'ho fatto vedere ieri Eli, ma penso di sì. Allora, dobbiamo aspettare le piastrelline per continuare questa parte qua. Nel frattempo sopra abbiamo messo un'altra piastrella, questa qui così normale, grigia, giusto perché quando cuciniamo il vapore va su. Solo che abbiamo questo, diciamo, tensionatore appoggiato sui fornelli. E quindi oggi dobbiamo cucinare con questo qui. Meno male che ho questo qui, sempre bisogna averlo. Sì, devo dire che ci ha salvato... Ci ha salvato parecchie volte, parecchie volte. Sì. Marco si è bloccato con la schiena, quindi non possiamo finire il lavoro, che è anche questo qui, perché qua noi ci dobbiamo mettere una chiusura, tutta qua, dello stesso, lo scarto praticamente di questo piano qui, è giusto per metterlo qua. Però dobbiamo aspettare le piastrelle e quindi questo lavoro lo facciamo poi la prossima volta quando arrivano le piastrelle. Anche qua sopra, praticamente qui, verrà da qua in su lo stesso materiale, quello lì rosso, da finitura, che è anche lo stesso che c'è qui nella finestra. Che bella questa finestra! Buongiorno, allora, oggi è il 30 settembre, finalmente siamo in montagna, non ci veniamo praticamente, ormai sembra da una vita, quindi finalmente siamo riusciti a ritagliarci qualche giorno per venire in montagna e goderci finalmente la nostra meravigliosissima montagna. E siamo molto contenti, soprattutto con la nuova camperizzazione, siamo qua in montagna. Adesso staremo qua fino a mercoledì, oggi è martedì. Oggi è martedì. Quindi staremo qua fino a domani, perché domani dovrebbero arrivare le piastrelle per finire finalmente la cucina. Quindi abbiamo ancora la lampada da cambiare, un pezzettino qua da sistemare della cucina e le piastrelle da mettere, così che possiamo anche mettere l'angolare nella finestra e il nostro camper è fatto che finito. Quindi non vedo l'ora. E niente, adesso andiamo magari a farci una passeggiatina qua e ci godiamo appieno questa meravigliosa montagna. Buongiorno, oggi 4 ottobre, abbiamo finalmente ieri finito i lavori, devastante, cioè devastatamente felice. Allora, vi mostriamo un pochettino i lavori che abbiamo fatto. Intanto la chicca meravigliosa è la cucina, cioè in realtà è il letto, però adesso sono più improntata per la cucina. Perché è più estetica. È più estetica. Vabbè, intanto il top, come vi avevo fatto vedere, nuovo di zecca. Ah, tra l'altro, luce LED. Qua abbiamo messo una piastrella per coprire tutto quello che era fatto così, praticamente. Rovinato dal calore di quando cucinavamo, quindi top, meraviglioso. Piastrelle, questo è proprio la chicca più totale, guardate che angolo meraviglioso, io sono totalmente innamorata di queste piastrelle. Poi finestrella, questa è la chicca delle chicche perché ce l'ha creata totalmente da zero Marco, quindi... Anzi, perché vi dicevo nei commenti, no, la finestra non vi preoccupate di qua e di là, perché voi mi dicevate compratela lì, compratela là. Quella finestra, costo totale del materiale 20 euro. Esatto. Abbiamo preso gli angolari, abbiamo preso il plex, che non è plex ma è... non mi ricordo. Policarbonato. Policarbonato, un materiale comunque un po' più particolare, un po' più resistente. Poi abbiamo preso questa striscia qui di feltro per lo spazio tra i due vetri, perché sono 1 e 2. Movibile solo questo. Poi maniglia fatto con lo scotch americano,
ma frega niente perché l'importante è che si apra e si chiuda, quindi fantastico. Abbiamo preso poi questi per far scorrere ovviamente le finestre e oltretutto con l'avanzo del Pelex abbiamo costruito un blocco. Praticamente questo è il nostro blocco che mettiamo qui e la finestra non si apre. Meraviglioso, veramente meraviglioso. Tutto materiale di recupero. Questo camper è stato fatto tutto la ristrutturazione, O comunque quello che riuscivamo a fare. sì, con materiali di recupero, cioè noi compravamo un asse di legno, da quell'asse di legno si ricavava tutto, oppure i pezzi che abbiamo tagliato da qua, che qui c'era il divano, è stato poi fatto magari quello che sorregge il tavolo, questi due cilindretti, anellini, come si chiamano, tondini, questo, cioè un sacco di cose sono state fatte con materiale di recupero. Ottimo. Poi questo il lavandino siamo riusciti a cambiarlo, che questa è stata una cosa meravigliosa da fare perché non ne potevo più di quello lì minuscolo che era qua. Adesso abbiamo un grosso spazio per lavare, che tra l'altro dobbiamo lavare la colazione. Poi spegniamo la nostra meravigliosa luce. Cosa abbiamo fatto anche? Essendo che l'unica cosa touch che c'era dentro questo camper a noi ci stava qui, perché noi odiamo l'evoluzione, abbiamo cambiato e abbiamo messo una lampada 12 volt col suo tastino, che fa tra l'altro anche più luce di quella di prima. Molto e più poi è il luce. tastino, io sono per i tastini. Comunque, Anch'io. questo per farvi vedere che come funziona il nostro tavolo. Il tavolo era quello di prima, Sì, quindi è questo quello il di nostro prima. recuperato. Cosa succede? Questi qui sono i blocchi che ha messo Marco per far sì che non faccia questo lavoro qui. E quindi metti questo e non lo fa più. Impercettibile proprio. No, è che sì, ogni tanto bisogna dargli un'avvitata. Sì, vabbè, comunque. Va bene. Comunque, quando è ora di fare il letto, che scorre, bisogna togliere il tavolo. E come si fa? Si tolgono questi blocchetti, cioè si girano così, il tavolo si alza e hop, blocchettino, Blocchetto. giri e il tavolo sta così. E Come questa, abbiamo detto, tutto di recupero. Tra l'altro siamo riusciti a tenere questo. perché? Perché noi usiamo questo tavolo qui che è laminato per stendere le pizze e si stendono molto più facilmente. Per toglierlo bisogna girare questi ulteriori blocchetti che ci sono sotto, perché ovviamente lo tengono fissato, e comunque adesso non ve lo faccio vedere, vabbè, si girano questi qui e il tavolo si estrae. Esatto. Infatti Marco ha messo pure la freccia perché deve stare giù quando il tavolo è normale, Sì, fisso, perché normale. comunque Marco è molto... Sì, molto preciso, ma bene, bene. Bene. Tra l'altro abbiamo voluto tenere questo qua perché avevamo comprato quel trepiedi nero che ci è costato 70 e passa euro Quindi, all'ora. Quello... E quindi io ho detto, cavolo, però cosa ce ne facciamo se togliamo quello e non possiamo più utilizzare il tavolo fuori? Assolutamente. Allora Marco ha detto, lo recuperiamo, cioè lo lasciamo qui, e ci ha fatto la gamba del tavolo praticamente per tenere quel pezzo, quindi ce l'ha sagomato tutto perfetto. Che quando fai il letto, questa qua si gira, si mette qua e il letto può scorrere, poi il mattino tiri questo qui, sblocchi il tondino, ci sono chiaramente questi due fermi che vanno precisamente qua, e il tavolo, e giri 1 e 2 e il tavolo sta fisso. È un tavolo, non è come quello che avevamo l'altra volta col tubo, io ho sempre avuto che si muoveva, questo sta bello fisso. Finalmente. Siamo molto contenti. E oltretutto abbiamo aggiunto delle sedute praticamente, perché lì ci stanno 3 persone comode. Sì, qua ci sto io praticamente, e qua ci starebbe un'altra persona che adesso abbiamo adibito a nulla perché comunque per noi è di troppo. Non siamo mai in 200 qua dentro, non siamo 2, 3, massimo 4, ma ci staremo comunque tutti su questo divano e su quello. Fantastico perché sta perfettamente la power station là sotto, quindi non bisogna più spostarla. Noi quando facevamo il letto dovevamo sempre tirare su la power station dal divano, metterla per terra, invece adesso lei sta lì tranquilla e è il suo posto, perfetto, meraviglioso. E poi tra l'altro abbiamo cambiato anche la posizione dell'acqua, che una volta era lì sotto quel gavone lì, ma adesso è un po' difficile, ma adesso è molto difficile da tirare su, e quindi abbiamo detto perché non la spostiamo qui, e quindi è diventato molto più facile. In più abbiamo messo il nostro router qui sotto perché abbiamo spostato la ciabatta. L'inverter
e laggiù in fondo, adesso non potete vederlo, però l'abbiamo lasciato lì dove era, l'abbiamo semplicemente messo dritto invece che orizzontale, l'abbiamo messo verticale. Esatto. Essendo che abbiamo recuperato questo spazio, abbiamo detto mettiamoci una scatola con dentro tutta la nostra roba di lavoro, e ci sta perfettamente con l'aspirapolvere, che così è anche più facile da prendere, e la mia sacca per la macchina fotografica, e sono le cose che usiamo di meno, quindi è perfetto. Non abbiamo dovuto neanche toccare la bocchetta del cinebasso, quindi l'abbiamo lasciata esattamente lì dove era. Queste chiusure di questi gavoni sono stati fatti con il nostro legno di recupero, questo e questo. Erano i legni che formavano il letto prima. Esatto, con anche tutti questi cosi qui, questo, che sono i blocchi per le guide del letto. Che vengono... E anche queste sono state fatte con legno di recupero del nostro vecchio letto. Questa e poi dall'altra parte. E dall'altra parte. Comunque poi vi faremo vedere tutto il meccanismo di mettere e togliere il letto, sì, anche stavolta. È fantastico, però dovete ricordarvi com'era prima. Sì. Perché prima era macchinosissimo, comunque vi faccio un riassunto di com'era prima. Praticamente prima bisognava togliere il tavolo, e il tavolo andava qua in queste guide, ci sono due guide qui. Quindi il tavolo copriva questa posizione, poi dovevi togliere la gamba e metterla qua dietro. Dovevi prendere 3 legni da qua dietro il sedile e infilarli dove sono io qua adesso, 1, 2 e 3. Poi dovevi tirare giù i cuscini e allora lì veniva tutto quanto il letto. Ma era veramente scomodo, perché poi ovviamente sopra il divano c'era la power station e il computer, c'erano cose che ogni volta dovevi togliere, mettere, chinarti, e c'era sto letto da fare lungo, perché oltretutto c'erano tutte le coperte, coprimaterasso, lenzuolo, tutto da mettere ogni volta sul letto, e poi il mattino togliere, piegare e mettere nei sedili davanti. Invece adesso nei sedili davanti ci sono soltanto i cuscini dove dormiamo noi, perché questo divano qui comprende materasso, copri materasso e sì, piumino. abbiamo lasciato tutto. Praticamente questo è semplicemente una coperta per coprire effettivamente il nostro piumino. Poi qua sotto abbiamo il nostro materasso e materasso. Coperta che noi mettiamo al mattino, giusto esatto, per non stare sporcare. seduti con i vestiti da fuori, stare seduti effettivamente sul piumino, quindi esatto. Ci mettiamo questo. Vabbè, questi qui sono cuscini che abbiamo comprato, tutto in pandan con anche il cuscino di seduta. Sì, qua in realtà potremmo fare perfettamente un quadrato, cose andando a comprare, andando a chiedere per far cucire. No, 5 euro, si sta seduti bene, tanto le sedie di casa sono seduti con... La gente sta seduta su questo, quindi è la stessa cosa, non cambia niente. E poi c'è anche qua, esatto, con tutti... Ecco, questa era quella che avevamo prima di lampada. Esatto. Tacci, adesso gliela diamo a Busca, che a lui magari la Tra l'altro si sono creati questi spazietti qui che io utilizzo praticamente come porta oggetti, sia qui che nella mia seduta, dove magari vedi, adesso c'è il mio fazzoletto, ci metto il cellulare, insomma. Così abbiamo anche recuperato questa che io pensavo già di dover togliere, perché essendo che mi siedo qui ho detto figurati, mi darà un fastidio terribile, però chiusa, cioè da chiusa in realtà non mi dà per niente fastidio, e quindi l'abbiamo recuperata, anche perché io di spazio di lavoro qua in cucina non ce n'è, quindi questa mensolina qui per me era abbastanza essenziale. Sì che ho il tavolo adesso anche più vicino, però è molto comodo, insomma, quindi sono contenta di essere riuscita a tenerla. Tra l'altro l'oscurante, semplicemente comprato 3,90 €, quello per il parabrezza delle macchine, messo il velcro, tra l'altro devo farlo adesso, devo incollarlo con l'attack, e la sera, esatto, si mette qui, magari abbiamo messo i lì non c'è, ma perché devo attaccarlo adesso. Qui, adesso qui non c'è, poi lo attacca, e qui, e voilà. E voilà. E poi la mattina lo togli. Lo bellissimo. Sì, si piega e si mette qua sopra. Questa meravigliosa mensola che ci ha fatto sempre Marco. Tra l'altro qui c'è, infatti, adesso mi è venuto in mente che dobbiamo montarla, ci hanno inviato una dashcam, e che sono sempre stato un po' restio, ma perché non ho voglia di metterla, però effettivamente è utile, serve. Per noi che siamo sempre su strada, serve, sempre, secondo me. Sera, mattina, notte, pomeriggio. Abbiamo riflettuto per un po' di tempo se prenderla, accettarla o non accettarla. Alla fine abbiamo detto ma senti, accettiamola, perché secondo me serve. Per noi che siamo sempre in strada, sempre in viaggio, serve. Che è questa, va attaccata così.
e fa da appunto dashcam. C'è una telecamera qua, in realtà ha anche una telecamera posteriore, però non penso che si possa mettere fuori, perché non è waterproof. Mm. Però vabbè, vediamo, oggi magari la montiamo. Qua. Dunque, adesso vabbè, Stefano sta sistemando il cavo. Questa è la telecamerina, molto caruccia. Allora, abbiamo capito che appena l'accendi lei parte già in registrazione, quindi vabbè, giustamente è quello che deve fare. Poi è anche effetto vocale, quindi posso anche dire scatta foto e ha scattato la foto. Oppure fai un selfie. Fighissimo. Comunque fa vedere anche fuori. E Peccato poi che ogni volta che gira devi rimettere un po' dritta. Vabbè, lì abbiamo toppato qualcosa, però. Quindi fa anche a suono vocale. Figo. E basta. Adesso, boh, la proveremo.